È la notte dell'8 settembre 1985, quando un uomo entra nel mini market Circle K di Oklahoma City e trova il commesso di turno, Robert Paul Bauer, 36 anni, riverso sul pavimento, privo di vita, colpito da un proiettile in mezzo agli occhi. Quella che sembra essere una rapina finita in tragedia è solo un tassello in una storia ben più drammatica. Benvenuti passeggeri del web su Mile of Crime, io sono Mile e oggi ripercorriamo un altro miglio di crimine avvenuto negli Stati Uniti. Se vi piace questo video mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti e non dimenticate di lasciare un commento con la vostra opinione, mi interessa molto sapere cosa ne pensate. Quindi iniziamo subito con la terribile, drammatica storia di oggi. Richard Sellers ha solo 17 anni e Vonda Maxine Blackwell ne ha appena 15 quando si sposano il 22 novembre 1968 a Kings Country, in California. A quel punto Vonda è già al terzo mese di gravidanza e il 18 maggio 1969 nasce Sean Richard a Corcoran, nella contea di Kings. Tuttavia, le cose non vanno come sperato. Immaginatevi due adolescenti che cercano di crescere un bambino. La situazione è già difficile di per sé, ma purtroppo peggiora rapidamente. Richard inizia ad abusare sempre più frequentemente degli alcolici e col tempo sviluppa una dipendenza che sfugge completamente al suo controllo. L'abuso di alcol lo rende violento e instabile, trasformando la casa in un ambiente pericoloso e stressante per Vonda e il piccolo Sean. Quando Sean compie 3 anni, Vonda capisce che non può più continuare a vivere in quella situazione. La violenza e l'instabilità sono diventate troppo da sopportare, quindi con determinazione e coraggio decide di porre fine al matrimonio, rendendosi conto che deve costruire una vita migliore per sé e per suo figlio. Così prende la difficile decisione di trasferirsi, sperando di poter offrire a Sean un futuro più sicuro e sereno. Quindi, nel corso della prima metà degli anni 70, Vonda e Sean si trasferiscono in Oklahoma, cercando di ricominciare da capo. È qui che Vonda incontra Paul Leon Bellofatto, meglio conosciuto come Lee. Lee, all'epoca trentenne, è un veterano del combattimento dei Berretti Verdi in Vietnam, ora impiegato come reclutatore dell'esercito a McAllister, capoluogo della contea di Pittsburgh. Tra Vonda e Lee nasce presto una storia d'amore. Lee non solo si innamora di Vonda, ma sviluppa anche un forte legame con Sean, trattandolo proprio come se fosse suo figlio. Nel 1975 Vonda e Lee convolano nozze, coronano così la loro storia d'amore. Dopo il matrimonio, Lee compie un gesto che dimostra ancora di più il suo impegno verso la nuova famiglia. Decide di adottare legalmente Sean, assumendo pienamente il ruolo di padre. La famiglia vive un periodo di stabilità e serenità, ma le esigenze lavorative di Lee li portano a trasferirsi a Greeley, in Colorado. Qui Lee si dedica al suo lavoro con impegno, ma dopo un po' di tempo decide di optare per un ulteriore cambiamento. La famiglia torna in Oklahoma e si stabiliscono a Oklahoma City. Lì trova lavoro come caposquadra e autista per la Big Mac Tank Truck Lines, un'azienda privata operante nel settore oil and energy. Questo nuovo impiego offre alla famiglia la stabilità economica e la sicurezza di cui avevano bisogno. Tuttavia, richiede frequenti spostamenti e viaggi per lunghi periodi, creando una nuova fonte di instabilità per la famiglia. La soluzione, secondo Vonda, è di seguire suo marito in questi spostamenti. Peccato che il piccolo Sean ha ormai compiuto 6 anni e deve necessariamente iniziare il suo percorso scolastico. Quindi Vonda e Lee prendono la decisione di affidare Sean ai parenti di Lee. Nello specifico il piccolo passa alcuni periodi col nonno e altri con gli zii. Purtroppo presso questi parenti Sean non riceve né affetto né tantomeno comprensione. La sua è una situazione già delicata e queste persone dalla mentalità rigida cercano di inculcargli i loro valori e le loro rigide abitudini. In particolare ci tengono che il bambino impari a cacciare, attività che Sean trova ripugnante. Ora, per me è davvero impossibile descrivere i maltrattamenti sugli animali a cui Sean è costretto ad assistere. Stiamo parlando di animali selvatici, ma a loro, a questi zii, non basta ucciderli senza farli soffrire, no. Loro costringono il piccolo a guardarli
morire di atroci sofferenze dopo indicibili torture. E qui mi fermo. Potrete immaginare lo shock di Sean, che senz'altro piange e si dispera. E in cambio gli zii lo deridono e lo trattano male, cercando di farlo sentire inferiore e debole per la sua riluttanza. Le giornate trascorse con gli zii diventano un incubo per Sean. Ogni volta che Vonda e Lee devono partire, Sean sa che dovrà affrontare nuove umiliazioni e maltrattamenti. La sua infanzia, già segnata da difficoltà, si complica ulteriormente, facendolo sentire sempre più solo e incompreso. Inoltre, Lee e tutta la sua famiglia hanno un trascorso nella carriera militare, sono tutti veterani e tutti hanno la solita passione per le armi da fuoco. E così insistono che Sean impari a tenerne una in mano e ad utilizzarli, ovviamente. Mi ricorda terribilmente il primo caso che ho trattato sul canale, quello di Jeffrey Hall. I tratti caratteriali di Sean, come potrete immaginare, iniziano a subire diverse metamorfosi. Da bambino fondamentalmente dolce, inizia a sviluppare comportamenti problematici con i suoi coetanei, imponendosi e deridendo a sua volta il malcapitato. Stiamo parlando del suo primo anno di scuola. Lee e Vonda ad un certo punto si stabiliscono a Okmulgee, a circa 200 km da Oklahoma City, e quindi Sean torna a vivere con loro. Il bambino è iperattivo e le difficoltà di inserimento nella nuova scuola elementare sono notevoli, e senza fargli finire l'anno scolastico Vonda riporta Sean ad Oklahoma City dagli zii e lo iscrive nella scuola precedente. Probabilmente attribuisce le difficoltà del figlio al recente trasferimento, quindi Sean precipita nuovamente nell'inferno della vita che gli offrono gli zii. Costretto a quella cruda realtà, Sean diventa intrattabile, il profitto scolastico è terribile e continua a fare piccoli danni e ad imporsi sui compagni. Quando torna a casa da scuola trova gli zii e quell'ambiente così ostile non fanno che punirlo con percosse e maltrattamenti fisici e psicologici. Ad aggravare ulteriormente la situazione c'è anche il fatto che durante la notte Sean spesso bagna le lenzuola, un chiaro sintomo di forte disagio emotivo. Ma gli zii non solo non mostrano alcuna compassione, fanno addirittura la cosa peggiore che si possa immaginare. Quando accade, invece di offrirgli conforto, gli mettono un pannolino in testa e lo costringono a mostrarsi così al vicinato, umiliandolo oltremodo. Passano 3 anni in questo modo, 3 anni in cui Sean non fa altro che peggiorare. Ogni giorno è una lotta e la situazione emotiva continua a deteriorarsi. Nonostante tutto riesce a concludere le scuole elementari, ma non fa in tempo di iniziare il nuovo percorso scolastico nella città, perché Lee e Vonda devono trasferirsi un periodo a Greeley, in Colorado. Sean, che adesso ha 11 anni, non vede l'ora di cambiare aria e salutare gli zii per sempre. La prospettiva di lasciare quella casa infernale gli dà un po' di speranza. È il 1980 quando inizia la scuola media nella nuova città. All'inizio si trova bene e fiducioso, pensando che forse la sua vita sta finalmente prendendo una piega diversa. Dopo tutto quello che ha passato, questa nuova città rappresenta una sorta di rinascita. Immagino che fino a quel momento Sean si sia sentito smarrito e senza futuro, prigioniero di un ambiente ostile e privo di amore. Ma ora, con questo nuovo inizio, c'è la speranza che possa lasciarsi il passato alle spalle e costruire qualcosa di migliore. Ma Sean fatica con gli studi e a causa del rendimento scolastico altalenante iniziano a sorgere un po' di attriti con Lee, che è un padre severo, si arrabbia e qualche volta lo punisce con un ceffone. Vuole correggere e raddrizzare il ragazzo, che a volte si comporta con arroganza sia con loro due che con i compagni di classe. Questo comportamento non passa inosservato e Sean viene ripreso spesso dai docenti. Le convocazioni dei genitori per un colloquio a scuola iniziano a diventare un po' troppo frequenti, segno che qualcosa non va. Vonda, sempre comprensiva, cerca di fare da paciere tra i due, prova a creare un ambiente sereno in casa, sperando di placare le tensioni, ma ogni tentativo sembra vano. Sean torna a essere intrattabile e arrabbiato con la vita, sfogando la sua frustrazione in vari modi. Dall'altra parte Lee non è il tipo da lasciar correre le cose, non gliene fa passare una, convinto che la disciplina sia la chiave per rimettere Sean sulla retta via. La situazione diventa sempre più tesa, con Vonda
che si trova in mezzo, cercando di evitare che i conflitti tra Sean e Lee sfuggano di mano. Sean, già segnato da un'infanzia difficile, si sente sempre più isolato e incompreso, alimentando un ciclo di ribellione e punizioni che sembra non aver fine. Comunque, non c'è proprio da meravigliarsi se Sean non riesce a stare al passo con il programma scolastico. Parliamoci chiaro, oltre ai traumi infantili, che a quanto pare Vonda ignora completamente, c'è anche il fatto che tra il 1980 e il 1984 la famiglia cambierà ancora residenza un'infinità di volte. Sinceramente mi chiedo come Sean sia riuscito a concludere le scuole medie senza intoppi. Davvero è quasi un miracolo. In seguito, non so se questi due genitori abbiano finalmente deciso di mettere una mano sul cuore o se si siano semplicemente stancati dei continui trasferimenti. Fatto sta che nel 1984 Lee cambia nuovamente lavoro e diventa operaio edile. Alla fine tornano a vivere definitivamente a Oklahoma City. Sean ha 15 anni a questo punto e dopo tutto quello che ha passato si potrebbe pensare che speri solo in un po' di stabilità e normalità. E invece iniziano gli anni del liceo, un periodo che si rivelerà altrettanto turbolento. Frequenta inizialmente il Memorial High School, ma a causa delle continue difficoltà di adattamento e dei problemi comportamentali è costretto a trasferirsi alla Putnam City High School. Tuttavia, anche qui non riesce a trovare la stabilità necessaria per proseguire serenamente nei suoi studi. Dopo ulteriori complicazioni e scontri con compagni e insegnanti, Sean viene trasferito ancora una volta e questa volta alla John Marshall High School. Ogni cambio di scuola rappresenta per Sean un nuovo tentativo di integrazione, ma anche una nuova occasione per scontrarsi con le sue paure e traumi irrisolti. Purtroppo la mancanza di un ambiente familiare stabile e il costante senso di smarrimento continuano a perseguitarlo, rendendo la sua adolescenza un periodo di grandi sfide e sofferenze. Ma in quest'ultimo liceo sembra fare qualche progresso. Apparentemente. Stringe amicizia con un coetaneo, Richard Howard, e finalmente anche lui ha un migliore amico. I due ragazzi stanno sempre insieme, diventano inseparabili. Passano lunghi pomeriggi a giocare a Dungeons and Dragons, che loro chiamano D&D, un gioco di ruolo fantasy molto popolare all'epoca. Parliamo della versione cartacea, quella che si gioca con i dadi, le schede dei personaggi e le miniature, tutto in una scatola. Si immergono nelle loro avventure immaginarie per ore, spesso a casa di Richard, che vive nella stessa città. La casa di Richard diventa un rifugio, un luogo dove Sean può essere se stesso senza paura di essere giudicato e maltrattato. Ora, lasciatemi dire una cosa su questo D&D, perché per quanto io non ci capisca molto di gioco di ruolo, sembra avere un impatto significativo sulla stabilità mentale di Sean. Se ho capito bene, i giocatori inventano dei personaggi e molte delle regole del gioco. Per la maggior parte dei ragazzi questo significa sviluppare la fantasia, creando scenari e storie fantastiche, ma per Sean è diverso. Si ossessiona letteralmente con il gioco e quei maghi ed elfi, personaggi classici del gioco, per lui diventano demoni e spiriti maligni. E purtroppo il passo successivo per entrambi i ragazzi è interessarsi al satanismo. L'ossessione di Sean per il gioco e i suoi elementi fantastici inizia a mescolarsi con idee più oscure. Quello che era iniziato come un innocente passatempo si trasforma in qualcosa di molto più sinistro. La sua fragilità emotiva e la costante ricerca di un'identità lo spingono sempre più verso l'oscurità, influenzando negativamente il suo complicato percorso di crescita. E così, invece di trovare conforto e stabilità, Sean si ritrova intrappolato in un vortice di pensieri inquietanti e comportamenti pericolosi. Nell'estate di quello stesso anno, Lee organizza spesso barbecue a casa della sua famiglia. Sono grandi eventi dove abbonda il cibo, risate e chiacchiere, ma per Sean sono tutt'altro che piacevoli. E Lee lo obbliga a partecipare, anche se il ragazzo preferirebbe di gran lunga starsene per conto suo. La pressione di queste occasioni è enorme per lui, che si sente costantemente fuori posto. Durante questi barbecue, Lee e i suoi fratelli, gli zii di Sean, sono soliti andare a caccia.
È una tradizione di famiglia, ma sappiamo che Sean non ne vuole sentire parlare e per fortuna riesce a sottrarsi grazie all'intervento di Vonda. Lei, protettiva, si oppone fermamente alle insistenze degli uomini e sostiene la decisione del figlio di non partecipare. In ogni caso, Sean non riesce a trovare pace. È tormentato dal pensiero che mentre sono a caccia, suo padre lo stia deridendo alle spalle. Immagina lì che racconta agli uomini quanto sia debole e codardo suo figlio per non voler partecipare. Questo pensiero lo tormenta, alimentando i suoi sentimenti di inadeguatezza e insicurezza. In una di queste occasioni, invece di andare a caccia, la famiglia decide di fare qualcosa di diverso e vogliono assolutamente coinvolgere Sean. Hanno diverse armi esposte sul tavolo del giardino e dicono al ragazzo di sceglierne una. Dopo essersi assicurato che lo scopo non fosse sparare agli animali, Sean si fa convincere velocemente. Questo gioco gli piace. Pongono diverse lattine su un tronco e organizzano una gara di tiro al bersaglio. Sean è esaltato, non sta fermo un attimo, urla e corre sparando, anche un po' pericolosamente. Sembra che voglia farsi notare a tutti i costi. In effetti, una delle sue ossessioni è la stima che Lee prova per suo fratello, un uomo che Sean giudica molto rozzo e rude. Sean è convinto di essere migliore e vuole disperatamente ottenere la stima e l'affetto incondizionato di suo padre. Durante il tiro al bersaglio cerca di impressionare tutti, non sbaglia un bersaglio nonostante miri e spari in movimento. Ma Lee non lo guarda nemmeno. Non c'è una pacca sulla spalla, nessun segno di approvazione. Sean ci rimane malissimo. Per lui questa era un'occasione per dimostrare il suo valore e ottenere finalmente l'attenzione e il rispetto che desidera tanto. Invece si ritrova ancora una volta deluso, sentendosi invisibile agli occhi di suo padre. Il resto dell'estate di quell'anno Sean lo passa praticamente a tempo pieno con Richard. I due amici, anziché dedicarsi a innocenti passatempi, si immergono sempre di più nel mondo oscuro del satanismo. Passano ore e ore ad approfondire le loro conoscenze, leggendo libri, scambiandosi idee e sperimentando nuovi rituali. Entrano completamente in una realtà parallela, lontano dalla vita quotidiana. Inventano riti e messe nere, con l'obiettivo di ottenere potere, lustro e successo. Purtroppo questa spirale oscura inizia a influenzare profondamente Sean. Proprio lui, che tanto aveva odiato le pratiche sadiche ai danni degli animali, comincia a trovare un macabro piacere nel sacrificare piccole creature in nome del demonio. È come se qualcosa dentro di lui si fosse spezzato. Non ha più nessun problema a farlo. Quel Sean che una volta piangeva alla vista di un animale sofferente è sparito. Privo di empatia, ha chiuso il suo cuore e qualsiasi forma di pietà. Ogni sacrificio è un passo in più verso l'abisso, un distacco sempre maggiore dalla realtà e dai sentimenti umani. In questo vortice di oscurità Sean si convince di essere stato scelto e di udire una voce. È la voce di Satana che gli sussurra di infrangere i 10 comandamenti, di abbandonare ogni morale e di cedere completamente al male. Per loro questa voce diventa una guida, un ordine irresistibile che li spinge sempre più lontano da qualsiasi traccia di umanità. Quindi ecco, Sean e Richard hanno un nuovo obiettivo, una missione da compiere e si può dire che ci mettano davvero poco tempo a portarla a termine, anche perché buona parte della lista è già completata. Hanno infranto quasi tutti i comandamenti, lasciandosi dietro una scia di atti riprovevoli. Ma c'è ancora un comandamento che li ossessiona, il quinto: non uccidere. È l'ultimo ostacolo, il passo finale per completare la loro discesa nel male assoluto. Per Sean e Richard questo non è solo un altro peccato, è il culmine della loro missione. Si stanno preparando mentalmente ed emotivamente a infrangere anche questo comandamento. Non uccidere, un tabù così grande, così definitivo, che fino a quel momento era rimasto inviolato. Ma per loro è solo una questione di tempo. La voce di Satana lo incalza,
li spinge verso quest'ultimo atto, promettendo potere e riconoscimento in cambio della loro obbedienza. Ogni giorno che passa, Sean e Richard diventano sempre più determinati a spuntare anche quell'ultima voce della loro macabra lista. È come se l'intero universo oscuro in cui si sono immersi li stesse guidando verso questo inevitabile confronto con l'ultima frontiera del peccato. E non si fermeranno finché non l'avranno fatto. Adesso però devo specificare un particolare che forse avrete già colto. Quest'ultima parte è un po' un viaggio nella mente distorta di Sean. Per Richard, infatti, resta solo una bravata, un gioco ribelle adolescenziale. Richard non crede neanche per un attimo che Sean senta veramente le voci del diavolo. Per lui è tutta una fantasia, una storia suggestiva per aggiungere un po' di brivido alle loro avventure. Pensa che anche Sean sia consapevole che tutto questo non è altro che un gioco, una fantasia. Non ha idea di quello che si sta realmente scatenando nella mente del suo amico. Mentre Richard si diverte a interpretare questo ruolo, Sean è sempre più intrappolato in un vortice di oscurità e paranoia. Per lui le voci, i riti e la missione non sono solo un passatempo, ma una realtà inquietante che lo sta consumando. Passano mesi da quel giorno in cui Sean ha suggellato quel patto col diavolo e gli effetti sono più che evidenti. È il 1985, Sean ha 16 anni ed è un ragazzo completamente diverso. Non ha più alcun rispetto per Vonda e Lee. Grida con sua madre e la intimidisce, soprattutto quando Lee è assente. Ma non ha problemi a battere i pugni sul tavolo neppure quando suo padre è presente. E in molte occasioni i due arrivano persino ad azzuffarsi. Molte notti Sean non fa ritorno a casa, gettando Vonda nella disperazione. Non sa dove sia, con chi sia e cosa stia facendo, e la preoccupazione la consuma. Per non parlare della scuola, che ormai è diventata un optional per Sean. Le assenze si accumulano, i voti crollano e l'interesse per lo studio è praticamente inesistente. Le notti in cui Sean non rientra, Vonda passa ore e ore a fissare la porta sperando che suo figlio torni sano e salvo. Lì, frustrato e arrabbiato, cerca di mantenere una parvenza di disciplina, ma è chiaro che abbia perso il controllo della situazione. I tentativi di riportare Sean sulla retta via sono miseramente falliti. La casa è ormai un campo di battaglia, ogni giorno porta nuove tensioni, nuovi conflitti. Vonda e Lee camminano su gusci d'uovo, sempre allerta, sempre pronti a fronteggiare la prossima esplosione di rabbia di Sean. La situazione è diventata insostenibile e nessuno sa come riportare la pace. E mentre la famiglia si sgretola, Sean sprofonda sempre di più nel suo mondo oscuro, alimentato dalle sue ossessioni e dalle voci che sente. Ogni azione, ogni parola sembrano avvicinarlo sempre di più ad un punto di non ritorno. È l'8 settembre e Richard e Sean stanno girando per la città apparentemente senza una meta. Per Richard è davvero così, un giro senza uno scopo preciso, ma non per Sean. Ad un certo punto Sean invita l'amico ad avviarsi verso il mini market Circle K, che si trova dall'altra parte della strada. Dice che vuole comprare degli alcolici, ma Richard gli fa notare che nessuno sarebbe disposto a venderli a due minorenni. Sean però, con un'alzata di spalle e uno sguardo deciso, procede a passo sostenuto verso il suo obiettivo, senza farsi scoraggiare. Richard, un po' perplesso, lo segue, non sapendo bene cosa aspettarsi. Mentre attraversano la strada, Sean ha uno sguardo determinato, come se avesse già pianificato tutto nei minimi dettagli. Richard invece è più rilassato, pensa che sia solo un'altra delle bravate del suo amico. Arrivati al mini market, Richard continua a cercare di convincere Sean che sia una cattiva idea. Non ci venderanno niente, ripete, sperando di far cambiare idea a Sean. Ma Sean non si ferma, entra nel negozio con la stessa determinazione di sempre. Entrando nel mini market, Sean è già in un altro mondo, un mondo dove le sue decisioni sono guidate da qualcosa che Richard non conosce. Sean non mostra esitazione, si dirige direttamente verso il banco degli alcolici. Richard lo segue, ancora incerto su cosa aspettarsi. Sean è sicuro di sé, come se avesse già visto questa scena nella sua mente 1000 volte. Per lui questo non è solo un tentativo di comprare alcolici, è un passo verso qualcosa di molto più grande. Sean appoggia le bottiglie alla cassa con decisione e non appena il cassiere si avvicina e lo guarda in faccia accennando, solo accennando di pronunciare una parola,
Con uno scatto Sean estrae da dietro la cintura una pistola e gli spara dritto sulla fronte, qui. Prende le bottiglie, afferra per il braccio Richard che è attonito e corrono via scomparendo velocemente dai paraggi. Robert Bauer, di 36 anni, muore sul colpo, lascia 2 figli adolescenti. Quando alle 23:30 un cliente entra nel mini market e trova il povero corpo, chiama immediatamente il 911. La scientifica che accorre sulla scena non trova nessun indizio importante. Tutto ciò che viene trovato successivamente dal medico legale che effettua l'autopsia è un unico proiettile a punta cava che, penetrando nell'osso frontale, ha causato una lesione letale al cervello sottostante, in particolare ai lobi frontali. Stabilisce inoltre che il colpo è stato esploso da una distanza ravvicinata. Purtroppo questo tipo di proiettile è molto comune, può essere utilizzato da una vasta gamma di armi da fuoco, anche se per l'espansione del proiettile e la facilità con cui ha penetrato l'osso si pensa ad una pistola in particolare, la 357 Magnum. In ogni caso, la polizia brancola nel buio, non ha idea da dove iniziare le indagini. Niente testimoni, niente impronte, niente che possa indicare chi sia stato. E non sembra nemmeno una rapina, perché l'incasso della giornata è ancora lì, intatto. La scena del crimine è un enigma, un uomo ucciso a sangue freddo, senza apparente motivo e senza alcuna traccia lasciata dal colpevole. La precisione del colpo, l'assenza di impronte e di testimoni suggeriscono un piano ben orchestrato. La polizia si trova di fronte a un mistero completo, senza alcuna pista da seguire. Le forze dell'ordine continuano a cercare disperatamente qualche indizio, qualsiasi errore commesso dall'assassino, ma al momento sembra che stiano combattendo contro un fantasma. Un killer che ha eseguito il suo crimine con una precisione glaciale, lasciando dietro di sé solo domande e paura. Sean invece è elettrizzato. Si trova in un luogo sicuro, lontano dalla scena del crimine, e non riesce a contenere la sua eccitazione. Continua a dire a Richard con grande soddisfazione che hanno infranto gli ultimi 2 comandamenti. Abbiamo rubato e ucciso, ripete con soddisfazione. Richard riesce a comprendere la gravità di ciò che è appena accaduto, ma Sean è su un'altra lunghezza d'onda. Per lui questo momento rappresenta il culmine della loro missione, un segno che hanno davvero abbracciato il loro destino malvagio. Mentre Sean continua a esaltarsi per il loro successo, Richard inizia a capire che sono entrati in un territorio pericoloso dal quale potrebbe non esserci ritorno. Le risate e le chiacchiere citate di Sean si mescolano con il crescente senso di terrore di Richard, creando un'atmosfera carica di tensione. Sean, perso nella sua euforia, non si rende conto del cambiamento né l'atteggiamento del suo amico. Per lui questo è solo l'inizio. Ogni fibra del suo essere è tesa, pronta a continuare su questo cammino che ha scelto. Ma per Richard le cose stanno cambiando, la gravità della situazione comincia a farsi strada nella sua mente e la paura di ciò che hanno fatto inizia a sopraffarlo. Nonostante ciò, ascolta Sean quando, dopo avergli restituito l'arma, gli raccomanda di pulirla bene dalle sue impronte e di riporla esattamente dove l'avevano presa, a casa del nonno di Richard. Dopodiché Sean, preso dall'entusiasmo, confida all'amico di essersi tolto una grande curiosità, sapere cosa si prova ad uccidere qualcuno. Poi si salutano e ognuno torna a casa propria. Ma Sean non riesce a prendere sonno. Così si chiude nella sua camera e inizia a spostare dei mobili. È notte fonda e Vonda, disturbata dai rumori provenienti dalla camera di suo figlio, si sveglia. Quindi, prima che il frastuono finisca per svegliare anche lì, si affretta ad andare a controllare cosa stia succedendo. Quando bussa alla porta, Sean con tutta calma apre la porta e mostra orgoglioso l'opera che stava realizzando usando un vecchio comò. Un vero e proprio altare, dedicato però alle forze oscure. Lo testimoniano tutti quegli oggetti posti sul mobile, ricoperto di una stoffa di raso nero bordata di rosso. La madre si ferma sulla soglia della porta della stanza di suo figlio, esterrefatta. La stanza è buia e c'è un odore strano nell'aria. Suo figlio, con lo sguardo fisso, è chino su un altare improvvisato,
fatto di candele nere e strani simboli. Angosciata gli chiede cosa stia combinando, ma il ragazzo non risponde subito, sembra in trance. Continua a sistemare oggetti strani sull'altare con movimenti precisi. La madre avanza spaventata e gli dice che questo non è un gioco. Simboli, candele, non va bene per niente. Sean le conferma cosa stesse facendo, come in trance. Quindi la donna cerca di togliere tutti quegli oggetti, cerca di disfare quella cosa orrenda, ma Sean le blocca i polsi, la ferma e le dice che questo è ciò che lui deve fare. Tra i due si scatena una lite furiosa, fatta di urla e tentativi di fermarsi a vicenda. La madre, disperata, cerca di fargli capire quanto sia sbagliato, tutto quanto, ma il ragazzo, accecato dalla sua ossessione, si oppone con tutte le forze. Sean è solito anche scrivere su un quaderno, cioè più che di scrittura si tratta di simboli, di scene rappresentate, ecco, diciamo illustrazioni. Questo soprattutto dal momento in cui viene allontanato da Richard. Sì, perché l'amico da quella notte diraderà nettamente le occasioni di incontrare Sean. Non lo denuncia, probabilmente ha paura di rimanere coinvolto nel crimine e di essere accusato di omicidio, visto che l'arma utilizzata è anche di suo nonno, quindi mantiene il silenzio. All'interno della casa di Sean comunque, da qui in poi diventa una lotta continua. Vonda cerca di correggere i comportamenti sbagliati del ragazzo, ma in modo blando. Infatti non penserà mai di rivolgersi ad un professionista e anzi, quando per forza di cose le varie situazioni diventano critiche, è lì ad intervenire, ma solo imponendosi con autorità, scegliendo di ricorrere a punizioni corporali e punitive piuttosto di cercare di capire quale sia realmente il disagio di Sean. Quindi ecco che nella notte del 5 marzo 1986, dopo 6 mesi dall'omicidio del povero Robert Bauer, Sean decide di averne abbastanza dei suoi genitori. È notte inoltrata quando, sicuro che Lee e Vonda siano profondamente addormentati, Sean si spoglia, indossa solo i boxer, così non si sporcherà di sangue. Poi recupera la revolver calibro 44 di proprietà di Lee, tira indietro il grilletto e si avvicina lentamente al letto. Sono entrambi in posizione prona. Li guarda per un attimo, poi in rapida sequenza li fredda, sparandogli alla nuca. Esce dalla camera facendo attenzione di non calpestare gli schizzi di sangue e si fa una doccia. Aspetta qualche ora e quando inizia ad albeggiare esce e si presenta a casa di Richard. L'amico allibito apre la porta capendo immediatamente che deve per forza essere successo qualcosa, ma non questo. È come se niente fosse, Sean racconta di aver ucciso i genitori, di essere soddisfatto perché certamente ha commesso il crimine perfetto. E anzi, visto che la prima volta era andata così bene, gli dà in mano la pistola e precise istruzioni di nasconderla insieme all'altra, quella del nonno, che aveva utilizzato per uccidere Robert. Richard, come un automa, la prende e corre a nasconderla. Poi Sean se ne va. Torna a casa, va in camera dei suoi genitori e subito dopo chiama il 911, descrivendo la scena che ha trovato dopo il suo rientro. Spiega che probabilmente qualcuno si è introdotto in casa. La polizia arriva immediatamente sulla scena, trovando Sean sotto shock. E amici, non so dirvi se lo sia veramente o stia fingendo, ma ci arriviamo. Per gli inquirenti la versione che ha dato Sean è immediatamente sospetta. Non ci sono segni di infrazione e in casa sono presenti tutti gli oggetti di valore. Sean viene accompagnato alla centrale, ma non faranno in tempo a raccogliere idee per l'interrogatorio perché nella stessa giornata si presenta anche Richard, con in mano le 2 pistole e una confessione che inchioderà Sean oltre ogni ragionevole dubbio. Questo perché la balistica confermerà che senza ombra di dubbio quelle erano le armi che avevano sparato e ucciso Robert, Lee e Vonda. Poi il test della polvere da sparo effettuato su Sean aveva dato esito positivo e così avevano avuto la prova inconfutabile
di chi era la mano che aveva premuto il grilletto. Sean viene preso in custodia e successivamente, insieme al suo legale Robert Jackson, si dichiarerà colpevole dei 3 capi di accusa. In un primo momento anche Richard viene incriminato per l'omicidio di Robert Bauer, prospettando per lui la pena dell'ergastolo, ma viene immediatamente proposto un patteggiamento per la sua preziosa testimonianza, commutando la pena in 5 anni di condanna sospesa, che tra l'altro ha rispettato e si è sempre tenuto alla larga dai guai. Alle udienze preliminari la difesa cerca di dimostrare che Sean non era in grado di intendere e di volere al momento dei crimini, sostenendo che il suo coinvolgimento nel satanismo e i suoi problemi mentali non lo rendessero idoneo per un'accusa di omicidio di primo grado. Lo conferma un esperto psichiatra che testimonia che Sean era incosciente al momento degli omicidi. Questo significa che, secondo l'esperto, non era in grado di comprendere la natura e l'entità dei suoi atti. Il primo processo si tiene il 28 settembre dello stesso anno. Sean Sellers viene riconosciuto colpevole di tutti e 3 gli omicidi e condannato a morte, diventando così il più giovane condannato a morte in Oklahoma dai tempi della riapertura delle esecuzioni capitali negli Stati Uniti nel 1976. Ma la vicenda non si conclude qui. Durante gli appelli emerge che Sean soffre del disturbo dissociativo dell'identità, DID, una procedura che analizza l'attività elettrica del cervello. Il test QEEG eseguito su Sean rivela danni cerebrali causati da un trauma cranico durante l'infanzia. Questo esame del 1992 utilizza l'elettroencefalogramma quantitativo per identificare il danno cerebrale. I risultati mostrano cambiamenti significativi nei suoi stati alterati, suggerendo la presenza di diverse alterazioni della personalità. Inoltre, un test del potenziale evocato, che si basa su segnali biologici del corpo e non può essere manipolato, conferma i risultati del QEEG. Nonostante il tribunale distrettuale riconosca questi risultati medici, respinge le prove perché le opinioni degli esperti si basano su esami effettuati anni dopo il crimine, compromettendo così l'affidabilità delle conclusioni. La difesa sostiene che una delle sue personalità alterate abbia commesso i crimini, influenzata dal satanismo e dai traumi dell'infanzia. Negli anni 90 vengono presentati numerosi appelli, argomentando che Sean è troppo giovane per essere condannato a morte e che soffre di gravi problemi mentali. Nonostante queste controversie, Sean rimane nel braccio della morte e il 4 febbraio 1999, nonostante le petizioni e l'interesse dei media, Sean Sellers viene giustiziato tramite iniezione letale nel carcere di McAlester, Oklahoma. Ha 29 anni al momento della sua esecuzione. La sua morte suscita forti critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International e l'arcivescovo Desmond Tutu, che criticano l'uso della pena di morte su un minore. Questo caso rimane un punto di discussione importante nelle tematiche della pena di morte, dell'età dei colpevoli e delle malattie mentali. La sua storia evidenzia la complessità della giustizia penale e la difficoltà di bilanciare la punizione con la riabilitazione. Sean trascorre gli anni nel braccio della morte cercando di dare un senso alla propria vita e alle sue azioni passate. Durante questo periodo inizia un profondo percorso di riflessione e cambiamento personale. Uno degli aspetti più significativi del suo tempo in prigione è la sua conversione religiosa. Si avvicina al cristianesimo, trovando conforto e speranza nella fede. Oltre alla sua trasformazione spirituale, si dedica anche alla scrittura e scrive un libro di poesie intitolato Shalador, che tradotto significa scolaro. Le poesie riflettono i suoi pensieri, sentimenti e la sua lotta interiore, offrendo uno sguardo nell'intimità della mente di un uomo condannato per omicidio. Shalador diventa un modo per Sellers di esprimere il suo pentimento e la sua ricerca di redenzione. Cresce e diventa un uomo nel braccio della morte, un periodo di significativo cambiamento personale, dedicato alla scrittura e alla scoperta della fede religiosa. Allora, io non riesco ad esprimermi su questo caso, amici. Oggi più che mai ho bisogno di confrontarmi con voi e leggere qui sotto nei commenti la vostra opinione.
Durante il processo non si è tenuto conto dei disturbi mentali di Sean, problemi che potrebbero aver influito sulle sue azioni. Anni dopo, a 29 anni, è stato giustiziato. In questi 13 anni è cambiato, è cresciuto, è diventato una persona diversa da quel ragazzo adolescente che ha commesso quei terribili crimini. E allora vi chiedo, cosa significa davvero giustizia? È giustizia prendere la vita di qualcuno che è cambiato nel tempo? È giusto che una persona paghi per sempre per un errore commesso in un momento di maturità, soprattutto se non si è tenuto conto della condizione mentale? Pensate a cosa significhi per la società privarsi della possibilità di vedere il cambiamento e la redenzione in una persona. La pena di morte in questo caso non cancella il crimine, ma toglie una vita che potrebbe essere diventata diversa, migliore. Riflettiamo su questo insieme. È possibile trovare un equilibrio tra la necessità di punire e quella di offrire una seconda possibilità? Cosa dice di noi come società il fatto che si scelga di adottare la pena capitale come soluzione? E infine, è possibile che una pena che non permette il riscatto e che non tiene conto delle condizioni mentali del condannato sia davvero giusta? Davvero, fatemi sapere cosa ne pensate. Anche questo miglio di crimine è giunto al termine e io vi ringrazio di cuore se siete arrivati fin qui e non dimenticatevi di lasciare un like. Grazie. Al prossimo miglio, ciao!